Quante volte ho sentito pronunciare sul canale frasi come io uso da sempre l'antivirus tal dei tali e non mi è mai successo niente. Oppure io uso Linux che è sicurissimo e quindi non mi è mai successo niente. O ancora io uso Windows 7 tuttora e nonostante che non ci siano più gli aggiornamenti, come puoi vedere ti sto scrivendo da questo computer che è perfettamente sano e infatti non mi è mai successo niente. E allora, stimolato da un articolo di giornale che ho letto e che ti mostrerò brevemente, ho voluto fare una prova estrema. Ho preso una macchina virtuale, ci ho messo su Windows XP e l'ho utilizzata per un po', per vedere se è vero che non mi succedeva niente. Cosa sarà successo? Lo scopriamo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! In realtà la storia è un pochino più complessa e ne sei protagonista anche tu in questo momento. Perché? Perché questa mattina io ho letto questo articolo di giornale, anche se a dirla tutta, con tutta la buona volontà e il rispetto per Libero Tecnologia, non lo considero proprio esattamente una rivista tecnica di settore, quanto più una rivista di curiosità. L'articolo titola "Che succede se colleghi a Internet Windows XP?" e continua dicendo che uno sviluppatore ha fatto un test per scoprire cosa succede a chi connette a internet nel 2024 un sistema operativo morto nel 2014. Il risultato era scontato. Ecco, in realtà per me il risultato è molto meno scontato di quello che puoi pensare, perché la prova io non l'ho ancora fatta e ho pensato di farla proprio insieme a te. Quindi adesso leggiamo un attimo l'articolo di giornale, capiamo che cosa possiamo aspettarci, dopodiché io ho già creato una macchina assolutamente vergine con Windows XP e andrò a provarla insieme a te per vedere se tutte quante le tregende prospettate in questo articolo si verificano o meno. Continuiamo con la lettura. Ecco cosa dice l'articolo. Molto spesso su Libero Tecnologia abbiamo invitato i nostri lettori a tenere aggiornati i sistemi operativi di tutti i loro dispositivi, dagli smartphone ai computer, non solo per avere a disposizione tutte le ultime funzioni messe a disposizione da Microsoft, Google, Apple, ma anche e soprattutto per mantenerne alta la sicurezza. E su questo devo dire che sono d'accordo al 100%. Un dispositivo non aggiornato è un dispositivo non sicuro, come ribadiscono da anni tutti gli esperti e come conferma un curioso esperimento condotto da Eric Parker, uno sviluppatore software che si occupa anche di sicurezza informatica. Parker ha connesso a internet un PC sul quale girava all'interno di una macchina virtuale, quindi esattamente l'esperimento che andremo a fare noi a breve, il sistema operativo Windows XP. Subito dopo ha fatto una scansione antivirus e i risultati sono stati allarmanti. E a questo punto devo confessare che non sto più nella pelle perché voglio scoprire se questa cosa è vera o meno, ma continuiamo. Dopo appena 10 minuti di connessione a internet, la macchina virtuale con Windows XP aveva già mostrato tutti i suoi problemi. Dalla scansione antivirus sono saltati fuori 8 virus. La Madonna! Ma la cosa più allarmante di tutte è che non c'è stato nemmeno bisogno di navigare su internet con un browser per essere attaccati dal malware. Gli hacker più esperti infatti dispongono di tool che fanno una scansione continua del web in cerca di dispositivi obsoleti e quindi vulnerabili, e l'articolo si conclude per quanto ci concerne chiarendo che a questo punto non importa cosa si faccia con il computer o su quali siti si navighi, perché basta connettere ad internet un dispositivo non aggiornato o non sufficientemente protetto per diventare bersaglio di qualsiasi malintenzionato si trovi a tiro. E allora non perdiamo più neanche un minuto e prepariamoci a un salto nel passato andando a testare la nostra macchina con Windows XP. Ma che stiamo veramente nell'anno 1400? E benvenuto in Jurassic Park Informatic Edition. Veniamo infatti immediatamente informati che abbiamo già un problemino su Windows XP appena installato.
A differenza infatti delle precedenti versioni di Windows, su questa qui non è installato nativamente alcun software di sicurezza. Ritorno nel mio angolino per darti qualche ulteriore informazione. La prima è che ho appena connesso ad internet questa macchina, la cui installazione è stata effettuata completamente offline. Ho installato questa macchina virtuale su un disco rimovibile in modo tale da poterla successivamente a questo esperimento staccare e verificare su una macchina più recente per vedere se magari a noi fosse sfuggito qualche virus oppure qualche malware che invece abbiamo contratto a nostra insaputa in questi minuti. La prova andrà avanti praticamente senza interruzioni e ci tengo a mostrarti che questi sono l'ultima build e l'ultimo service pack in assoluto usciti per questa versione di Windows. E adesso, cercando di resistere alla tentazione fortissima di fare subito una partita a pinball che mi manca tantissimo, proviamo a vedere che cosa succede se andiamo su Start e proviamo a navigare utilizzando il nostro caro vecchio Internet Explorer. Lo apriamo e proviamo ad andare ad esempio su Google. Eccoci qui, oddio, la vecchia schermata di Google. Effettuiamo una ricerca qualsiasi, proviamo ad esempio a scaricare un antivirus, che so, Avira. Effettuiamo la ricerca e ci ritroviamo di fronte alla vecchia pagina dei risultati di Google. Apriamo avira.com e ovviamente Internet Explorer non è più in grado di aprire questa pagina. Proviamo a vedere se funziona Wikipedia, neanche Wikipedia funziona. Scendiamo un po' più in basso, no, proviamo magari con Avast. Vediamo se è possibile almeno scaricare Avast, ma abbiamo sempre gli stessi problemi. Quindi la cosa migliore che non farò oggi per questioni di brevità sarebbe quella di scaricare esternamente l'installer di un browser e installarlo in Windows XP, naturalmente sincerandosi che si tratti di un browser compatibile con questo Windows. A questo punto io sarei già tentato, visto che ridendo e scherzando Windows è attivo da alcuni minuti, di provare a spegnerlo e vedere se per caso siamo già riusciti ad infettarlo. Facciamo quindi un arresto del sistema e ci vediamo su Windows 11. Devo ammettere di essere stato forse un pochino frettoloso nel condurre questo test, perché pensavo di aver tenuto Windows XP acceso per più tempo e invece il timer automatico che avevo impostato e che calcolava il tempo di esecuzione di XP mi ha detto che è stato acceso solamente per 3 minuti ed 8 secondi, a fronte dei 10 minuti riportati nell'articolo, in cui però il ricercatore di sicurezza asseriva di essersi beccato la bellezza di 8 virus. Ho collegato, o meglio è rimasto sempre collegato a questa macchina, il disco esterno su cui è installato Windows XP sotto forma di macchina virtuale, e quindi quello che dobbiamo fare adesso è una bella scansione con Malwarebytes anti-malware. Andiamo quindi a fare una scansione avanzata on demand. Configuriamo la scansione, non mi ricordo quale sia la periferica che contiene Windows XP, eccolo qui, è la F. Selezioniamo la F e avviamo questa scansione personalizzata. Ci sentiamo al termine. Non dico niente, ci siamo capiti, però è buonissimo. Vabbè, quello che invece non mi aspettavo erano questi 6 rilevamenti, tra l'altro di malware direi diversi tra loro, sì, decisamente differenti, tra l'altro alcuni nella cartella System32 e altri nella cartella Temp. Decisamente niente male per meno di 4 minuti di lavoro su Windows XP.
Ma che cosa ho voluto dimostrare con questo video, dato che lo sappiamo tutti che Windows XP, poverino, è vecchio come il cucco e non è più adatto sicuramente a proteggerci, ma anche, come abbiamo visto, a navigare banalmente su internet. Bene, quello su cui invece voglio porre l'accento è il falso senso di sicurezza. Mentre navigavamo con Windows XP non abbiamo avuto percezione di nulla e ci siamo infettati con più malware di quanti io stesso pensavo che avremmo preso. E questo che cosa significa? Significa che non sono accettabili, come ho detto in apertura, discorsi come tanto io uso Linux, non ho bisogno di antivirus e sono sicuro. Io uso l'antivirus XY da sempre e non ho mai avuto problemi. Purtroppo non è così, perché i malware oggi agiscono in maniera estremamente silente e quando ce ne accorgiamo è sempre troppo tardi, ammesso che ce ne accorgiamo, perché il loro scopo è sostanzialmente quello di sottrarci dati personali oppure di crittografare i nostri dati e chiederci un riscatto. Ed è inutile dire tanto io non ho nulla da nascondere, perché tutti quanti abbiamo dei dati riservati sui nostri computer che possono essere le password, i soliti accessi ai conti bancari oppure le foto dei nostri figli. E quindi la domanda vera da porsi è: quali di questi dati io voglio che vadano in giro? Ma non staremo a fare una cazzata? Spero proprio di no, cara sorella, ma concludendo, come direbbe Mike Bongiorno, il consiglio che ti posso dare è molto semplice, ovvero quello di non fare affidamento su un unico punto di protezione, sia esso il sistema operativo Linux, Windows o Mac che sia, oppure l'antivirus di turno, perché gli antivirus vanno sempre utilizzati in coppia come i carabinieri e quindi un antivirus e un antimalware che si guardino le spalle a vicenda e il sistema operativo deve essere sempre costantemente aggiornato. E nel momento in cui non dovesse essere più supportato, ce ne dovremo fare una ragione e pensare a un qualcosa di sostitutivo. Ma basta così e veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono per Francesco Pastore, Carlo Basile, Alessio Bertelli e Francesco Lorenzetti, che si sono abbonati al nostro canale. E quindi per me è un piacere ed un onore darvi il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma non basta, perché abbiamo anche Bruna Petroni e Fabrizio Baita che, tadan, si sono sì abbonati, ma in qualità di distinti gentiluomini, e quindi, cari Bruna e Fabrizio, mi tolgo il cappello ancora una volta farlocco davanti a voi. E ancora dei ringraziamenti vanno a Nuccio Moraldo, in arte Numor, ma lui preferisce essere chiamato Nuccio, a Luciano Noè, immancabile grande Luciano, e a The Helps Bingo, e spero di averlo pronunciato bene, caro amico mio, perché hai un nick abbastanza difficile, per i loro generosissimi super grazie con cui hanno contribuito alla vita della nostra community. E infine un ultimissimo ringraziamento è sempre quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta come sempre che salutarti e darti appuntamento alla prossima.